Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la AIMA A07 Max, versione aggiornata e migliorata del famosissimo AIMA A07, amplificatore che ha avuto un enorme successo soprattutto per quanto riguarda il suo enorme rapporto qualità-prezzo. Se è la prima volta che vieni sul mio canale e ti interessano le recensioni di prodotti audio e hi-fi come ad esempio cuffie, amplificatori, diffusori, ti consiglio di iscriverti al canale, così da non perderti i prossimi video. Questo amplificatore mi è stato inviato direttamente dalla IMA, l'azienda costruttrice, per provarlo, testarlo con i miei strumenti di misura e poi farne una recensione. Quindi partiamo subito con l'unboxing. A differenza dei soliti prodotti AIMA dove la scatola è generica e c'è solo la scritta dell'azienda produttrice, qui troviamo una scatola che è stata realizzata ad hoc per questo amplificatore. Troviamo infatti il disegno dell'amplificatore e anche il nome del modello. Viene indicato anche un 2x300 watt, ma andremo poi a verificare se effettivamente ha questa potenza, io dubito. Una volta aperta la scatola troviamo il solito adesivo AIMA, poi troviamo un libretto di istruzioni che è scritto totalmente in lingua inglese, poi il foglietto della garanzia scritto in cinese, poi un classico cavo di alimentazione bipolare, l'alimentatore che in questo caso è da 36 volt 6 A. Infine, in una busta di plastica troviamo l'amplificatore vero e proprio, che è davvero piccolissimo, diciamo che sta in una mano. È realizzato totalmente in alluminio anodizzato nero ed è abbastanza leggero. Vediamo subito il pannello frontale dell'amplificatore. Troviamo solo un unico potenziometro che permette l'accensione dell'apparecchio e la regolazione del volume. Quando ruotiamo infatti in senso orario il potenziometro dalla posizione 0, sentiamo il click di un interruttore che è l'interruttore di accensione dell'apparecchio. Viceversa, quando ruotiamo il potenziometro del volume in senso antiorario e andiamo ad abbassare totalmente il volume, udiamo un altro click e questo indica che l'amplificatore si è spento. Possiamo inoltre vedere che sono presenti due spie in basso, a destra, una a destra del potenziometro e una a sinistra, una con indicata la scritta mono, l'altra con indicata la scritta stereo. Infatti questo amplificatore può essere utilizzato in due modalità, quella stereo appunto dove si comporta come un amplificatore stereo normalissimo, quindi abbiamo due segnali di ingresso e il canale destro e il canale sinistra in uscita verso i diffusori, ma ha la possibilità di essere utilizzato anche in versione mono, quindi l'amplificatore avrà solo un ingresso e avrà un'unica uscita. In questo modo possiamo anche decidere di fare una biamplificazione utilizzando due amplificatori configurati in mono. Guardiamo ora la parte posteriore dell'amplificatore dove troviamo l'ingresso stereo RCA destro-sinistro. Quando andiamo a utilizzare l'amplificatore in modalità mono possiamo collegarci o al destro o al sinistro indifferentemente. Poi abbiamo un'uscita AUX con jack da 3,5 che è semplicemente messa in parallelo agli ingressi, quindi non subisce la regolazione del volume. Poi troviamo i connettori per l'uscita altoparlanti. Quest'ultimi sono diversi dai soliti amplificatori AIMA, infatti sono molto più grandi, molto più belli e sono molto comodi se vogliamo inserire il cavo spellato, mentre quelli molto piccoli che erano utilizzati negli altri amplificatori si potevano utilizzare pressoché solo con le banane, perché metterci il cavo spellato è davvero complicato. Qui i connettori, essendo molto più grandi, sono molto più maneggevoli e riusciamo veramente a stringerli bene. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un gran passo avanti. Visto che l'amplificatore può essere utilizzato in due diverse modalità, vengono indicati due diversi tipi di collegamento. In particolare, quando utilizziamo l'amplificatore in modalità mono, andremo a collegare il diffusore tra questi due connettori, dove il più a sinistra e il meno a destra, mentre quando viene utilizzato in stereo utilizzeremo anche i connettori esposti più in basso e quindi collegheremo ai primi due il diffusore destro e agli ultimi due il diffusore sinistro, tenendo presente che i positivi sono i connettori in alto e i negativi i connettori in basso. Infine troviamo poi l'ingresso per l'alimentatore e è indicato che vengono accettati i voltaggi da 24 a 48 volt. Vediamo ora brevemente le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore. Ci viene indicato che la massima potenza in uscita in modalità stereo è di 300 watt per 2 su 4 ohm, utilizzando però un alimentatore da 48 volt 12 A, che non è l'alimentatore che viene dato in dotazione. Poi la massima potenza in uscita in configurazione mono, che è di 600 watt su 2 ohm, sempre con un alimentatore da 48 volt e 12 A. Andremo poi a vedere nella parte di misurazioni quanto in realtà riesce ad erogare questo amplificatore con l'alimentatore che viene fornito in dotazione. Poi ci viene indicato che l'amplificatore può funzionare da 24 volt a 48 volt in ingresso con almeno 5 A.
Poi ci viene indicato che gli amplificatori operazionali sono sostituibili, di serie vengono montati gli NE5532, qua troviamo la lista di tutti gli op-amp che possiamo andare a montare. Poi ci viene indicato che è presente l'uscita AUX da 3,5, un jack da 3,5 mm che è utilizzata per collegare un altro amplificatore, e ci viene anche indicato che il controllo del volume non agisce su questa uscita. Poi troviamo il valore di THD percentuale che è indicato allo 0,007%, poi nella parte di misurazione andremo a vedere quanto invece ho rilevato io, e abbiamo un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 110 decibel, quindi un valore di rapporto segnale-rumore veramente molto alto. Poi abbiamo la sensibilità d'ingresso di 1 volt e la risposta in frequenza da 20 a 20 kHz più o meno 1 dB. Vediamo ora come è fatto all'interno l'amplificatore. A colpo d'occhio possiamo vedere che nonostante la massiccia presenza di componenti, la scheda è ben organizzata e ordinata. Notiamo due grossi condensatori che sono i condensatori di alimentazione e sono da 2200 microfarad e 63 volt. Tra i due grandi condensatori troviamo il chip vero e proprio, che in realtà è saldato sul retro della scheda. Poi andremo a vedere meglio la parte posteriore della board. Sopra di esso troviamo un grande relè che penso serva per funzioni logiche che ha questo amplificatore, quindi per, presumo, l'accensione o lo switch tra mono e stereo. Ai lati di quest'ultimo troviamo le 4 induttanze di filtro che sono ben realizzate, e tra di esse, sopra il relè, troviamo i 4 condensatori di filtro. Sulla destra troviamo poi i due amplificatori operazionali NE5532. La componentistica che viene utilizzata in questo amplificatore è davvero molto buona. Se vediamo poi il retro della board troviamo un piccolo blocco di alluminio anodizzato che è avvitato proprio sopra al chip di amplificazione. Questo permette di trasferire tutto il calore che il chip di amplificazione genera direttamente al case dell'amplificatore. In questo modo tutto il calore viene dissipato dall'intero case in alluminio dell'amplificatore. Sotto il dissipatore in alluminio troviamo lo switch che ci permette di selezionare mono o stereo, e poi sopra i due LED che indicano appunto lo stato, se mono o stereo. Dal punto di vista della costruzione interna direi che è un bel passo avanti rispetto alla IMA 07 normale, dove i componenti erano di inferiore qualità. Specialmente alcuni lamentavano il fatto che i condensatori in ingresso erano solamente da 50 volt, quindi andando a collegare un alimentatore da 48 volt si era un po' al limite, diciamo. Qui invece i condensatori d'ingresso sono stati portati a 63 volt e anche in generale tutti i componenti sono un po' di maggior qualità. Veniamo ora alla parte di misurazioni acustiche e per prima cosa andiamo a vedere la risposta in frequenza di questo amplificatore al variare dei carichi applicati. In particolare in questo grafico vediamo con la curva viola la risposta in frequenza su un carico da 8 ohm, con la curva blu la risposta in frequenza su un carico da 4 ohm e con la curva gialla la risposta in frequenza su un carico da 2 ohm. Condizione un po' limite in quanto è difficile trovare diffusori che abbiano un carico da 2 ohm, un carico veramente molto basso. Come possiamo vedere l'amplificatore è molto lineare, soprattutto sulle basse e medie frequenze, e su questo range di frequenze la variazione rispetto al carico è pressoché nulla, mentre invece quando ci spostiamo ad altre frequenze, attorno ai 20 kHz, iniziamo ad avere una dipendenza dal carico della risposta. Questa dipendenza dal carico è dovuta al filtro di uscita dell'amplificatore ed è una cosa comune a tutti gli amplificatori in classe D di fascia economica. Infatti se ci posizioniamo sulla frequenza di 20 kHz, che è ritenuto il limite udibile dall'orecchio umano, diciamo che è il limite udibile dall'orecchio umano per un ragazzo molto giovane, mentre per chi è più anziano il limite udibile è molto più basso. Comunque a 20 kHz sulla risposta da 8 ohm abbiamo un aumento di 1 decibel, mentre sulla risposta da 4 ohm siamo sotto circa a meno 0,5 decibel, sulla risposta da 2 ohm invece siamo a circa meno 3 decibel e mezzo. Quindi per quanto riguarda la risposta in frequenza su 4 e 8 ohm molto buone, invece quella su 2 ohm un po' scarsina. Infatti abbiamo una leggera attenuazione sulle frequenze molto alte. Giustamente però questo amplificatore non è progettato per pilotare carichi da 2 ohm. Andiamo poi a valutare la differenza fra il canale destro e il canale sinistro. In questo grafico infatti possiamo vedere la risposta di entrambi i canali e possiamo notare che sono praticamente sovrapposte. Abbiamo una differenza tra le due che è di circa 0,1 decibel, quindi i canali sono praticamente identici.
Ovviamente questa è una misura che si può fare solo nella modalità stereo e non ho specificato che nel grafico di risposta in frequenze al variare del carico di prima le curve sono identiche sia per quanto riguarda la funzionalità in stereo che il funzionamento in mono. Vediamo ora la distorsione armonica di questo amplificatore e prima andiamo ad analizzare la distorsione armonica in modalità stereo. Come al solito, per valutare la distorsione armonica viene mandata all'amplificatore una sinusoide a 1 kHz che viene amplificata con una potenza di 5 watt su una resistenza da 4 ohm e vengono valutate le componenti armoniche. Se non sai minimamente di cosa sto parlando oppure non ti è chiaro questo concetto, ti consiglio di vedere il video che ho fatto sul canale che riguarda appunto la distorsione armonica e che spiega anche come leggere questo tipo di grafici. Per andare direttamente a quel video puoi cliccare il banner in alto a destra. In questo grafico abbiamo un fondo di rumore di 110 decibel, sotto il quale non è possibile scendere per valutare le frequenze armoniche. Vediamo che abbiamo una seconda armonica che ha una differenza rispetto alla fondamentale di 99,8 decibel, una terza armonica con una differenza di 97 decibel, una quarta armonica che va al di sotto del rumore, quindi non riesco a valutarla, e una quinta armonica che ha una differenza di 106 decibel. Una volta fatti i calcoli si ottiene una THD dello 0,00388%, il che è un valore veramente buono. Sovrapponiamo poi a questa misura la misurazione che ho ottenuto con amplificatore in modalità mono, che è rappresentata dalla linea blu nel grafico. In questo caso possiamo vedere che la seconda armonica sparisce totalmente, quindi non abbiamo più una seconda armonica. Aumenta però la terza armonica, infatti abbiamo una differenza rispetto alla fondamentale di 93,6 decibel. Aumenta anche la quinta armonica a 102,7 decibel e compare una settima armonica di 107,2 decibel. Questo si traduce in una THD dello 0,00421%. Perché abbiamo questa differenza di THD tra la funzionalità in mono e funzionalità in stereo se il chip di amplificazione e l'amplificatore è lo stesso? Quando viene configurato in mono l'amplificatore funziona in modo diverso, sostanzialmente i due canali vengono messi in parallelo, in questo modo l'amplificatore riesce ad erogare più potenza e riesce anche a gestire carichi molto più bassi. Ovviamente però le performance in termini di distorsione cambiano, perché il circuito di amplificazione viene modificato. Quindi in questo caso la THD peggiora leggermente, ma stiamo parlando di un peggioramento veramente minimo, quindi direi assolutamente non udibile all'orecchio. Ho valutato anche la distorsione di intermodulazione, in particolare in questa misura vengono applicate all'ingresso dell'amplificatore molte sinusoidi a diversa frequenza e vengono valutate le componenti totali di distorsione. In questo caso abbiamo una media di componenti di distorsione di circa 87 decibel rispetto alla piezza delle fondamentali e abbiamo una distorsione peggiore che sale a 81,3 decibel. Anche qui abbiamo dei valori veramente ottimi. Come abbiamo fatto in precedenza, anche qui andiamo a sovrapporre la misurazione per quanto riguarda la configurazione mono in blu. Il fondo di distorsione rimane il medesimo, 87 decibel, peggiora leggermente solo la componente di maggior distorsione che sale a 76 decibel. Anche in questo caso valori molto buoni. Se andiamo infatti a misurare il grafico di distorsione di intermodulazione di questo IMA 07 Max con il grafico di distorsione di intermodulazione della IMA 07 Pro, che era la versione con il Bluetooth della IMA A07 normale, che era il predecessore di questo AIMA 07 Max, vediamo che la distorsione di intermodulazione, soprattutto per quanto riguarda le frequenze basse, quindi dai 100 fino al kHz, è migliorata notevolmente. Infatti vediamo in arancione la IMA 07 Pro, mentre in rosso la IMA 07 Max in configurazione stereo. Vediamo che appunto per quanto riguarda le frequenze medie la IMA 07 Max ha molta meno distorsione di intermodulazione rispetto alla IMA 07 Pro. Questa è anche la prova che ci dice che non è solo il chip di amplificazione che dà le performance dipendono anche da tutto il resto del circuito che viene costruito intorno al chip di amplificazione. Sono quindi andato a inserire i risultati che ho ottenuto nella classifica generale di distorsione degli amplificatori che ho provato fino ad ora sul canale. Ho separato la IMA 07 Pro in configurazione stereo rispetto a quello in configurazione mono, visto che appunto ho ottenuto dei valori diversi.
Comunque si posizionano entrambi molto bene nella classifica, in particolare quello in configurazione mono occupa il quarto posto, mentre quello in configurazione stereo riesce a raggiungere il secondo posto. Non riescono a battere il Sabaja 5 in termini di THD, ma lo battono entrambi in termini di distorsione di intermodulazione. Infatti in entrambe le configurazioni la IMA 07 ha una distorsione di intermodulazione veramente molto bassa, più bassa sia del Sabaja 5 che occupa la prima posizione, ma anche del Fosi BT30D Pro che occupa la terza posizione. Quindi per quanto riguarda le performance di distorsione, questo amplificatore è veramente molto buono. Passiamo ora alle misurazioni di potenza di questo amplificatore e in particolare vediamo prima la potenza per quanto riguarda la configurazione stereo. Da queste curve possiamo vedere che nei test che ho svolto, che sono stati fatti con l'alimentatore originale, che viene fornito in dotazione, questo AIMA 07 Max riesce ad erogare 68 watt su 8 ohm, 125 watt su 4 ohm e 163 watt su un carico da 2 ohm. Questi dati sono ottenuti con un solo canale in funzione e la potenza è una potenza RMS con un livello massimo di distorsione dell'1%. Quando invece il carico viene applicato a entrambi i canali, otteniamo sempre 68 watt su un carico da 8 ohm, la potenza su 4 ohm scende leggermente perché l'alimentatore non riesce più a fornire abbastanza corrente e quindi scendiamo a 113 watt su 4 ohm, che è comunque un ottimo valore, mentre su 2 ohm non ho potuto testarlo con il carico su entrambi i canali perché non ho un doppio carico da 2 ohm. Vediamo invece come si comporta in termini di potenza l'amplificatore quando viene configurato in configurazione mono. In questo caso riesce ad erogare 70 watt su un carico da 8 ohm, 132 watt su un carico da 4 ohm e ben 225 watt su un carico da 2 ohm. Che tenendo presente il costo dell'amplificatore e soprattutto le dimensioni dell'amplificatore, che è veramente molto compatto, questi valori sono veramente impressionanti. Andiamo quindi a posizionare il nostro RIMA 07 Max nella classifica della potenza dell'amplificatore che ho testato finora sul canale. Anche qui ho deciso di dividere in due configurazione mono e configurazione stereo e come potete vedere si piazzano tra gli amplificatori più potenti che ho provato fino ad ora. Veniamo ora alle note d'uso ed ascolto. L'amplificatore è un semplice amplificatore con un ingresso analogico e la regolazione del volume, non ha nessun telecomando né nulla, quindi diciamo che a meno che non abbiate una sola sorgente analogica da ascoltare e che lo abbiate posizionato vicino, quindi magari su una scrivania e quindi regolate il volume direttamente dal potenziometro, in tutti gli altri casi ha necessariamente bisogno o di un DAC o di una sorgente che abbia magari il telecomando e quindi ci permetta di regolare il tutto in maniera molto più comoda. La cosa interessante è che può benissimo essere utilizzato come finale di potenza, infatti lasciando il potenziometro al massimo del volume lo possiamo utilizzare tranquillamente come finale di potenza, quindi o con un preamplificatore che potrebbe essere per esempio la IMA T10, io infatti l'ho utilizzato con la IMA T10 che è un DAC con amplificatore e si interfacciano molto bene. Una cosa molto comoda è che è stata studiata molto bene dai tecnici di AIMA l'accensione e lo spegnimento, nel senso che noi possiamo tranquillamente togliere la corrente con un interruttore esterno all'amplificatore e dargli la corrente anche quando l'amplificatore è acceso con il volume al massimo e dai diffusori non udiamo nessun bump o nessun rumore. Quindi si può proprio utilizzare anche come finale di potenza, lasciarlo sempre acceso e sempre con il volume al massimo, spegnerlo o accenderlo direttamente dalla presa di alimentazione. E questa cosa a parer mio è veramente molto comoda. Per quanto riguarda il suono, l'amplificatore suona veramente molto bene, non si sentono praticamente frusci o rumori di fondo, l'amplificatore quando non c'è segnale è veramente molto silenzioso, mentre quando gli viene fornito un segnale musicale la qualità che riesce a restituire è veramente molto buona. Abbiamo dei bassi abbastanza profondi e anche abbastanza sbrozzati, una gamma media molto completa e una gamma alta molto buona. Anche in termini di potenza abbiamo una buona riserva di energia, possiamo tranquillamente spingere diffusori anche non molto efficienti e possiamo anche ottenere un ottimo livello di pressione sonora. Molto interessante anche la possibilità di utilizzarlo in mono e creare quindi della multiamplificazione, magari nella multiamplificazione verticale, quindi andare a amplificare separatamente la sezione degli alti e la sezione dei bassi, oppure anche una biamplificazione orizzontale, quindi andando ad amplificare separatamente diffusore destro e diffusore sinistro. Siamo giunti ora ai voti finali per questo RIMA 07 Max.
Per la potenza ho dato un 8,5, per le misurazioni un 9, per il suono un 9, per il design un 7, per la versatilità un 7,5 e per il rapporto qualità-prezzo 9. Il prezzo di questo AIMA A07 Max su Amazon è di 122,99 € e nel momento in cui sto registrando il video è possibile applicare un coupon di sconto del 10% cliccando sulla spunta in basso, dove c'è appunto la scritta coupon in arancione. Il prezzo quindi scende a circa 110 €, il che è veramente un prezzo molto molto interessante, soprattutto se pensiamo alle prestazioni che questo piccolo amplificatore riesce ad avere. In descrizione al video trovate il link Amazon per andare a controllare su Amazon il prezzo di questo prodotto. Infatti i prezzi su Amazon cambiano di giorno in giorno e le offerte come il coupon potrebbero non esserci più oppure anche essere migliori. E visto che il giorno in cui sto registrando questo video è diverso dal giorno in cui voi lo state vedendo, vi consiglio di andare a controllare per vedere se il prezzo è cambiato. Vi ricordo che il link è un link affiliato con Amazon, quindi nel caso voi decideste di comprare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto passando attraverso il mio link, per voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che mi servirà a migliorare il setup per il canale. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, infatti per voi è un semplice click, ma per me è molto importante in quanto almeno ho un feedback da parte vostra se i contenuti che vi sto proponendo vi piacciono oppure no. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e al prossimo video.